Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Toro. Vediamo dei messaggi brevi, intensi, prossime ore, prossimi giorni, verso dove sta andando la tua energia. Allora, vediamo. Anche ascendente Toro, Luna e Venere in Toro. Chiediamo agli spiriti. Mettiamone una, due e tre. Ti invito sempre a seguire le pratiche di yoga sciamanico, la pratica dei 21 giorni la trovi qua sotto, affinché la narrazione che le carte mettono in scena tu possa realizzarla nella luce più splendente. Ecco. Allora, vediamo prima gli oracoli. Un nuovo inizio. Si chiude una situazione e se ne apre una più interessante. Wow, gioco. Wow, il mondo inferiore. Allora, mi stanno raccontando, prossime ore, prossimi giorni, ci sarà un alleggerimento da sensazioni pesanti. Alleggerimento. Vedo gioco, qualcuno magari di voi ha a che fare con il gioco, oppure insegna l'arte di qualcosa, o in qualsiasi modo c'è un nuovo inizio in merito alla leggerezza della vita, in merito a situazioni che hai potuto percepire stanche, un po' depauperate di energia. Una situazione si chiude e se ne apre una più interessante. Questo, il fatto che sia più interessante è il fatto che c'è gioco, c'è armonia, c'è leggerezza. E il mondo inferiore mi parla del fatto che hai potuto attraversare un momento un po' buio, un po' particolare, un po' magari un po' difficile, però ti sei alleato alle emozioni ctoni, il mondo inferiore, il mondo sotterraneo, il regno di Ade, come vi insegno sempre nello yoga sciamanico. E questo sta portando in un inizio bellissimo. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi, energie prossime ore, prossimi giorni. Toro. Re di coppe, sì. Ti vedo più felice, più serena, più sereno, consapevole delle tue emozioni. Vedo molta felicità con il sole. E qua abbiamo il tre di spade, la situazione difficile di cui ti ho parlato prima. Due i denari, portare la danza come il gioco nella vita, assolutamente qua c'è una riconciliazione o con qualcuno, con la tua bambina interiore, e molta felicità e serenità interiore. Prossime ore, prossimi giorni, vedo che al centro stesa c'è questo tre di spade che mi parla di una, magari di una ferita al cuore, no? Di una sensazione di distacco da una verità che è venuta fuori, una presa di coscienza. Però cosa ci stanno dicendo queste carte? Mi stanno dicendo che le cose tornano in equilibrio perché questa presa di coscienza o questa sensazione, questa verità che è uscita fuori ti ha portato a riequilibrare le tue emozioni. E qua vedo anche la riconciliazione con una persona a cui tieni molto, può essere anche un figlio, una figlia. E al di là di tutto il 6 di coppe mi parla della riconciliazione con la tua bambina o il bambino interiore a cui dai il timone della tua vita e ti porta molta felicità. Vedo molta felicità, gioia, entusiasmo, luce su questioni che ti stanno dando in questo momento un po' da penare, in quel senso, o una rottura, una chiusura, una verità, un litigio con qualcuno. Vedo tantissima bellezza in questo che ti sta per accadere in merito a una situazione che ti ha fatto necessariamente scendere nel regno ctonio, sotterraneo, emozioni profonde, dolce tristezza, dolce malinconia, però vedo l'equilibrio riportato perché ti vedo proprio felice, serena e anche riconciliazione con persone a cui vuoi bene. Prossime ore, prossimi giorni. Vediamo cosa ci dicono questi altri. Stanno cadendo le carte. Allora, cosa ci dicono queste altre? Fallo a modo tuo, sì, fallo a modo tuo. E nunca fuiste hecho per encajar, naciste para ser. Allora, sei nato per essere una forza della natura, selvaggia e libera, e sei qui per costruire dei mondi nuovi e migliori. Permettiti di farlo. Cioè, magari qualcuno ti ha detto che non andavi bene, o ti sei sentita o sentito non andare bene ultimamente, perché il mondo ti ha detto questo, ti ha fatto capire questo, ma era funzionale affinché tu percepissi la ferita dell'abbandono, tristezza, quello che hai vissuto, affinché potesse emergere la verità dell'anima. Qual è la verità dell'anima tua? Che non sei nata per essere ingabbiato o ingabbiato, ma per costruire dei mondi nuovi, esprimendo semplicemente te stessa o te stesso. Fallo a modo tuo.
Le cose falle a modo tuo, non dare retta a nessun altro che ti dice che dovresti cambiare. Fallo a modo tuo. Va bene, perché se qua hai avuto una ferita o un dolore è perché emergesse questa consapevolezza qui. E vediamo cosa ci dicono questi altri oracoli. Cioè ti vedo proprio alleggerita, alleggerito. Quando arriva la leggerezza è perché abbiamo attraversato il mondo infero, sotterraneo, no? Che è ben diverso dalla superficialità. E la leggerezza di Perseo che prende con i sandali alati riesce a tagliare la testa a Medusa, no? Il grande eroe del mito greco. Vediamo cosa ci dicono questi, energie prossimi giorni. Guarda, te l'ho già detto prima. Felicità, felicità, te l'ho già detto prima, è bellissimo. Il tuo cuore trova pace e conforto, il tuo angelo ti farà sperimentare la felicità e inizia una nuova fase della vita, un nuovo inizio. Sono messaggi bellissimi, ragazzi e miei ragazzi. Ripeto, se non stai facendo il cammino sciamanico, sotto all'info box trovi la profetica pratica dei 21 giorni che ormai le nostre sorelle, migliaia di sorelle, hanno radicalmente cambiato la vita. Detto questo, concludo qua, ti faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che tutti gli dei ti benedicano. Mua.